Scommetto che vi sarà capitato almeno una volta, come minimo durante la gravidanza, di sentirvi rivolgere la battutona divertentissima: scordati la casa bella in ordine quando arriverà il pupo. ma invece, spoiler, è assolutamente possibile. E credetemi, perché se l'ho fatto io, sicuramente potete farlo anche voi. Non è tanto una questione di tempo, che quando arriva un bambino, lo sappiamo, è poco, quanto più di organizzazione. Considerate il mio esempio come un faro nella notte di speranza. Sono diventata mamma per la prima volta senza avere idea di che cosa volesse dire, e per di più di 2 gemelle. Le gestisco quasi interamente da sola, certo con mio marito, ma purtroppo, come la maggior parte delle persone, lavora diverse ore fuori casa. Non ho mai smesso di lavorare e al contempo non ho mai voluto rinunciare all'estetica in casa. Sono Wonder Woman? Sono pazzesca? No, assolutamente no. Mi sono solo organizzata con le risorse poche che avevo. Non l'ho mai fatto per avere un salotto instagrammabile o dover dimostrare qualcosa a qualcuno o avere la casa museo, come dicono in tanti, ma perché ne sentivo fisicamente, veramente fisicamente, la necessità. Mi faceva stare davvero bene, di nuovo connessa con lo spazio in cui passavo praticamente tutto il mio tempo. Certo, non voglio mentire, a tratti potrebbe risultare davvero faticoso, ma seguendo un sistema metodico e poche semplici regole ce la farete e diventerà sempre più veloce e automatico. Soprattutto rimarrete molto soddisfatti di vivere in una casa armoniosa e funzionale. Questo era un piccolissimo trafiletto di lui. Ho scritto un libro, Il segreto del riordino per neogenitori, con la casa editrice Longanesi, una delle case editrici più importanti e storiche italiane, quindi per me è un onore enorme e mai avrei pensato di raggiungere questo traguardo. Un libro manuale smart e salvavita che spiega come riorganizzare la casa dopo l'arrivo di un figlio, strizzando l'occhio alla praticità e senza di perdere di vista la bellezza. Sto leggendo ovviamente il trafiletto che c'è in fondo sulla copertina. È veramente un libro in cui ho messo anima e corpo e mi ha impiegato un anno praticamente. Ho cominciato a scrivere a ottobre dell'anno scorso. Tra l'altro ci tengo sempre a dirvi che l'ho scritto interamente da sola, quindi senza nessun ghostwriter come si è soliti fare molti content creator. L'ho voluto fare da sola perché desideravo che in ogni pagina del mio libro ritrovaste me, quindi il mio tono di voce, il mio modo di parlare, anche con qualche battuta qua e là, con il mio modo di fare, il mio umorismo. E insomma questo è 100% me stessa, quindi avrete un pezzettino di me nelle vostre case. Perché questo libro? Spesso e volentieri quando arriva un bambino, o nel mio caso addirittura 2 nella nostra vita, diventa tutto un caos, è normale, è uno sconvolgimento veramente generale di tutta la nostra vita. I tempi si accorciano tantissimo, abbiamo pochissimo tempo, le risorse si accorciano, siamo stanchi, insomma un casino pazzesco quando arriva un bambino nella nostra vita. Nella maggior parte dei casi la prima cosa che viene a risentire di tutto questo cambiamento generale è la nostra casa, che viene molto spesso trascurata. L'obiettivo non è avere una casa perfetta, non è dimostrare qualcosa a qualcuno, non è che quando arrivano ospiti dicano ah, com'è brava che ha casa in ordine. Assolutamente no. L'obiettivo finale e anche durante questo viaggio è sempre e solo quello di stare bene, avere una casa armoniosa, una casa in ordine, una casa pulita, una casa anche bella esteticamente, quindi senza rinunciare al design, all'estetica. Fa stare veramente bene, e essendo il periodo del neogenitore già comunque bello tosto da tanti punti di vista, sia fisici perché siamo stanchi, siamo provati, abbiamo dei ritmi abbastanza impegnativi, dormiamo poco, che psicologici perché è veramente un grandissimo scombussolamento, molto spesso non ci sentiamo all'altezza, non capiamo che cosa voglia il bambino, dobbiamo imparare un sacco di cose da capo, quindi è veramente
veramente importantissimo avere un ambiente armonioso che ci rispecchi, che ci faccia sentire bene, e per me il riordino è stato veramente una delle cose che mi ha salvato la vita in questo primo anno con le bimbe, che è stato veramente molto difficile, avendo praticamente zero aiuti e 2 bambine in una botta sola. Per me è stato un anno molto tosto e mi sono accorta sin dall'inizio che mi ritrovavo a cercare, nei pochi momenti che avevo di calma, tutti per me, mi ritrovavo a mettere in ordine casa, pensare a nuovi angolini, riarredare, insomma a cercare la bellezza all'interno di casa, e questo mi faceva sentire finalmente di nuovo per un attimo normale, di nuovo la stessa persona che ero prima che tutto questo uragano, questo tsunami bambini mi prendesse dentro. Ecco, io quello che volevo fare era donarvi quello che ho imparato sulla mia pelle, un po' leggendo, studiando, facendo corsi, e un po' proprio sulla mia esperienza personale, scrivere all'interno di queste pagine tutto quello che so in modo da essere più d'aiuto possibile. Ho cercato di non perdermi in teorie molto belle di minimalismo o di riordino e di pulizie, ma che poi nella praticità si fa veramente fatica a mettere in pratica, soprattutto in questo periodo particolare della vita che è quello da neogenitore, e di essere il più pratica, il più d'aiuto possibile senza perdermi via. Alla fine del libro trovate l'indice che è diviso in 3 parti. La prima parte che è scopri il tuo stile, la seconda parte è a ciascuno il suo spazio, e la terza parte che si chiama gli strumenti magici del riordino, e infine le conclusioni generali. Ovviamente è un libro, come vi dicevo, che vuole essere il più pratico possibile, è pieno di tips, trucchetti, cose proprio pratiche, tipo come si fa una lavatrice dei bambini, come si piegano al meglio body, tutine, pantaloncini, vestitini, in modo da avere un armadio che sia funzionale, carino da vedere e che non mi faccia diventare pazzo a cercare tutine, o che non mi faccia pensare che mi servano cose quando invece sono lì, solo le avevo messe nel posto sbagliato. Ci sono diverse tabelle che vi aiutano nell'organizzazione del tempo, che è molto poco con i bimbi, e delle risorse che abbiamo, come nello specifico come mettere a posto casa, riordinarla e pulire casa quando hai un bambino. Io ho avuto 2 gemelle ad altissimo contatto che non volevano stare molto per i fatti loro, volevano stare il più possibile appiccicate a me, e come vi dicevo ho avuto praticamente zero aiuti, quindi come si fa in questo caso a riordinare casa, a sistemare casa? Bene, vi ho scritto tutte queste cose. C'è anche, come vi ho detto, una parte sull'arredamento, quindi come riadattare lo stile di casa vostro a tutte le new entry che arrivano quando c'è un bambino. Un'altra delle cose che simpaticamente mi hanno detto in gravidanza, oltre a che non avrei mai più avuto la casa in ordine, era che avrei dovuto rinunciare anche alla bellezza in casa, quindi scordati quel bel cuscino, scordati quella bella cosa, dopo ci saranno solo giochini rumorosi, super colorati, eccetera. Non è strettamente necessario, comunque si può trovare assolutamente un equilibrio e non rinunciare alla bellezza, al design, all'arredamento bello all'interno di casa. Ci tenevo che un capitolo riguardasse anche questo, perché io trovo che la funzionalità sia sempre al primo posto, ma subito dopo c'è l'estetica. Io non ho mai rinunciato e non rinuncerò mai all'estetica, secondo me è sempre molto importante, sempre per farci sentire bene, un ambiente che ci rispecchia. Quindi c'è una parte dedicata a come trovare il vostro stile, perché non tutti dobbiamo avere lo stesso stile ovviamente di arredamento, quali sono i must have, quindi le cose che vi consiglio assolutamente di acquistare per fare le pulizie più alla svelta, per riordinare casa, per organizzare gli spazi al meglio, e quelle che non servono assolutamente a una cippa, perché tante volte vi dicono sì questo serve, prendilo assolutamente, vi ritrovate sommersi di cose e non servono assolutamente niente. Quindi vi avviso, ho sfatato diversi miti, spero di non attirarmi così un sacco di critiche, ma io vi ho detto le cose come stanno. Suona il citofono. Il libro è pieno di illustrazioni per farvi vedere proprio
nello specifico quello di cui stiamo parlando, appunto per essere di facile lettura ed essere più pratico possibile, che come vi dicevo è il fine ultimo di questo libro, aiutarvi in questo periodo molto difficile, perché veramente la maggior parte dei commenti sotto ai miei video è sempre stato sì, bello, facile essere organizzati, ma con un bambino, eccetera. In realtà, come vi dicevo, la mia casa certo non è perfetta, ma nessuna casa, se non quelle di Pinterest, è perfetta, ma è sempre stata in ordine, non ha mai rinunciato all'estetica, quindi è assolutamente possibile con un po' di organizzazione e un pizzico di aiuto come ve lo può dare il mio libro. Lo trovate in tutte le librerie italiane e in tutti gli store digitali, compreso Amazon, poi comunque vi lascio tutti i riferimenti in descrizione. Secondo me è veramente molto bello e non perché l'ho scritto io, secondo me merita davvero, ci ho messo tutto quello che potevo per aiutare e per trasferire tutto quello che ho imparato sulla mia pelle in questo anno, appunto per aiutare il più possibile. E secondo me, tra l'altro, è una bellissima idea regalo, anche un po' diversa dal solito, da fare a un'amica, un amico, un parente, eccetera, che sta per diventare o è diventato genitore. Secondo me molto bella. E tra l'altro è anche molto carina, estetica, anche da mettere in libreria, piuttosto minimal, il colore pazzesco. Grazie veramente tantissimo di cuore, perché è solo grazie a voi, a chi mi supporta e mi segue ogni giorno, che tutto questo è stato possibile. Questo era uno dei miei più grandi sogni, non sto scherzando, era nelle mie liste di obiettivi e desideri da sempre, e è incredibile che si sia avverato, e ora spero davvero che un pezzettino di me possa essere nelle vostre case per essere d'aiuto, come se fosse un'amica che vi dà dei consigli, ed è anche per questo che ho voluto scriverlo di mio pugno, senza un aiuto esterno. Se l'acquistate, mi raccomando, fate tante foto, condividetelo, lasciatemi una recensione in modo da avere i vostri feedback. E nulla, vi ringrazio veramente tantissimo e vi mando un grosso bacio.